Salve a tutti ragazzi e bentrovati! Con questo video voglio inaugurare una nuova serie che punta a confrontare con AutoCAD un diverso software di progettazione CAD che sto avendo il piacere di studiare e provare. Questo software, come avete già potuto intuire dal titolo del video, si chiama BricsCAD. Insieme quindi impareremo a conoscerlo e a studiarlo, capire quali sono i suoi punti di forza e quali sono le sue debolezze, confrontandolo con uno dei software di progettazione leader in questo settore che è appunto AutoCAD. Capire anche quali sono le differenze che lo caratterizzano rispetto a quest'ultimo. Perché voglio parlarvi di BricsCAD, voi direte? Alla fine, con AutoCAD, che è il mostro sacro dei software di progettazione, posso fare qualsiasi cosa, non vedo perché dovrei cambiare piattaforma a favore di una che non conosco. Beh, in primis perché siete sempre tantissimi a farmi questo tipo di domande. Ma quanto costa AutoCAD? Ma Marino, dov'è che posso scaricare una versione gratis di AutoCAD senza limiti di tempo? Ma dove la recupero una versione per studenti? Giustamente voi volete imparare ed ovviamente siete anche attenti al portafoglio, ma purtroppo ragazzi devo darvi una brutta notizia. Come molti di voi sicuramente già sanno, AutoCAD non vende più licenze permanenti del software a favore di una licenza ad abbonamento. Quindi vuol dire che se io ho intenzione di utilizzare AutoCAD per esempio per un anno, dovrò far fronte a un esborso di minimo di 2000 euro. E volendo abbonarvi anche solo per un mese, servono come minimo 250 euro. Altro che Netflix! Questa manovra, secondo me, taglia le gambe a tutte quelle persone che vogliono utilizzare AutoCAD e non lo usano necessariamente per lavorare. Volgendo lo sguardo un attimino alle aziende, dove servono diverse, anzi molte licenze per i disegnatori, provate ad immaginare quanto può arrivare a spendere un'azienda all'anno. Sono molti soldi. Al contrario, BricsCAD è capace di offrirvi l'utilizzo classico con la piena compatibilità allo standard DVG e con tutti gli strumenti che ormai conoscete ad un prezzo molto più abbordabile. Si parla di 540 euro per la versione base con tutte le funzionalità 2D, invece la versione Pro viene proposta a 680 euro dove si aggiungono le funzionalità per la modellazione 3D e rendering, mentre la versione Platinum ce la portiamo a casa con circa 1000 euro, dove si aggiungono oltre alle funzionalità 2D e 3D anche tutti quegli strumenti per la gestione e la creazione delle lamiere metallica e il BIM, che non è altro che un flusso di lavoro per la progettazione architettonica. Quindi con un solo prodotto diverse possibilità di progettazione in diversi settori e tutto questo senza il vincolo dell'abbonamento. Sì, davvero interessante! Dopo questa piccola premessa vi posso dire che comprendo quanto sia impegnativo approcciarsi a un nuovo software, soprattutto quando lo si utilizza per lavoro o magari perché si ha confidenza con l'interfaccia o col funzionamento dei comandi, ma vi posso garantire che l'esperienza di utilizzo di BricsCAD è al 99%, e non sto scherzando, simile a quella di AutoCAD. Quindi se volete mettere le mani su questo programma, la sensazione che avrete utilizzandolo sarà sicuramente simile a quella che ho avuto io, e cioè quella di sentirsi un po' come a casa. Le differenze che ci sono e che vi mostrerò nei video successivi stanno nella volontà di Bricsys, che è la software house di BricsCAD, di aggiungere e o migliorare l'esperienza di utilizzo che si può avere con AutoCAD e quindi con il workflow a cui siamo abituati. Ovviamente, senza neanche starvelo a dire, è garantita la piena compatibilità con tutti i progetti, lavori e disegni che avete sviluppato su AutoCAD, quindi nessuna sorpresa in questo senso. Tutto quello che avete disegnato su AutoCAD si aprirà tranquillamente su BricsCAD. Comodo per tutte quelle aziende, anche per tutte quelle aziende che desiderano cambiare sottraendosi alla politica di abbonamento di AutoCAD ed evitando di convertire tutto il lavoro fatto fino ad oggi per renderlo compatibile con il nuovo sistema. Quindi se vi ho incuriosito rimanete sintonizzati su questi schermi perché dal prossimo video andremo a scoprire tutte le caratteristiche che ha da offrirci BricsCAD e soprattutto a confrontarlo con AutoCAD, perché tutto quello che sapete fare con AutoCAD lo saprete fare sicuramente anche con BricsCAD. Vi lascio comunque in descrizione il link al prodotto che oltre ad acquistarlo potrete scaricare la versione di prova ed iniziare da subito a smanettarci per rendervi conto da soli che l'alternativa ad AutoCAD esiste e si chiama BricsCAD.